Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ci eravamo lasciati con Andronico Comneno che aveva creato il suo esercito personale formato dalla cavalleria sciita, preparandosi così a fare ritorno a Zargrad per usurpare il trono. Abbiamo compreso che Andronico era solito passare molto tempo nelle terre della Rus, presso gli Sciti Iperborei, da cui proveniva insieme a tutta la sua famiglia, tanto da aver introdotto delle usanze tipiche delle terre del nord, soprattutto durante il suo mandato da imperatore, che non fecero piacere alla nobiltà di Ioros ed alla relativa classe sacerdotale. I periodi vissuti in Russia, sia prima che dopo essere diventato imperatore, si sono riflessi nei Vangeli come numerosi viaggi di Gesù Cristo fatti prima della sua entrata a Gerusalemme, e soprattutto queste informazioni ci consentono di capire le numerose zone d'ombra presenti nei Vangeli e di svelare molti misteri. Uno su tutti, capire che effettivamente Gesù andò in India, ma non quella odierna, ma proprio nella Rus, chiamata India nelle vecchie cronache, per cui possiamo ora comprendere molto di questa figura ed avere ancora più chiari i parallelismi che la accomunano con Andronico Comneno, Basileus dei Romei. E anche qui possiamo chiederci, ma Coniata ci racconta qualcosa del vagare di Andronico? Ma certo che sì. In parte lo abbiamo raccontato nella precedente puntata, per cui ti invito a recuperarla se ancora non l'hai vista, ma adesso andiamo a vedere cosa ci dice in più Coniata sui viaggi di Andronico. Lo storico bizantino attribuisce le stesse parole di Andronico alla sua boria eccessiva, per cui sembra che non gli credesse minimamente. Nello specifico, l'imperatore andava dicendo che viaggiò in quasi tutto l'Oriente come un apostolo, portando e predicando il nome di Cristo a tutti i popoli. Ma davvero Andronico faceva lo sborone oppure nelle sue parole c'è un fondo di verità? In realtà è tutto vero e ciò lo comprendiamo andando a leggere le informazioni presenti sui Vangeli riguardanti Gesù. Sappiamo che il profeta viaggiò molto, predicò ai vari popoli affidando in seguito questa missione ai suoi apostoli. E come abbiamo già detto in più occasioni, Andronico Cristo portò i suoi nuovi insegnamenti nella Rus, dove si riflesse come l'imperatore Andrei Bogolyubsky e Andrea l'apostolo il primo chiamato. Nello specifico, l'insegnamento degli apostoli di Andronico si riflesse nelle cronache russe come il primo battesimo della Russia da parte di Andrea il primo chiamato, e ciò accadde nella seconda metà del XII secolo, e su questo ci dedicheremo dei video a parte. Tornando a Gesù, sappiamo che insieme a suo padre Giuseppe e sua madre Maria fu costretto a fuggire da Gerusalemme poiché avevano paura di re Erode e successivamente del suo successore Archelao. Il primo luogo che raggiunsero fu l'Egitto, dove vi si stabilirono per molto tempo, quindi effettivamente arrivarono nella Rus, il famoso Egitto biblico dei faraoni, i figli di Ra, e cioè del fiume Volga, come era chiamato vari secoli fa. Dopo la morte di Erode, la famiglia tentò di tornare nuovamente a Gerusalemme, ma furono spaventati. L'angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre e andate nella terra di Israele, poiché quelli che cercavano di uccidere il bambino sono morti». Così si alzò, prese il bambino e con Maria andò nella terra di Israele. Tuttavia, quando venne a sapere che Archelao stava regnando in Giudea al posto del padre Erode, ebbe paura di andarci. Dopo che fu avvertito in sogno, si ritirò nel distretto della Galilea. Secondo i Vangeli, quindi, Cristo viaggia molto fino all'ingresso trionfale a Gerusalemme ed il resto è storia. I vari evangelisti ci raccontano dei viaggi di Cristo in modo differente. Matteo, ad esempio, ci dice che Cristo nacque a Betlemme e venne portato poi in Egitto ed in seguito a Nazaret. Dopo aver lasciato Nazaret, Cristo fugge a Cafarnao, vicino al lago nella zona di Zebulun e Neftali. Gesù poi viaggiò per tutta la Galilea e percorse anche tutta la Siria. Si dice poi che Gesù salì su una barca, nave, e salpò per il paese dei Geraseni, sull'altra sponda del mare. Salì poi nuovamente sulla barca, o meglio una nave, e attraversò il mare sino a raggiungere la sua città. È importante dire che in questo caso la traduzione sinodica ha inserito la parola barca al posto di nave, presumibilmente per ridimensionare i viaggi di Gesù. In realtà probabilmente si tratta della famosa galea con cui Andronico era abituato a salpare indossando il suo berretto frigio, o meglio la sua tiara papale. Questa modifica fa sembrare che Gesù attraversò un piccolo stagno o un piccolo corso d'acqua con la sua barchetta, ma in realtà non è così. Un altro passaggio interessante del Vangelo è quello che vede Gesù essere scontento delle gesta di quelle città le cui grandi potenze militari erano sotto il suo controllo.
era infastidito dal fatto che, pur avendo a disposizione tutte quelle forze, facessero meno di quanto avrebbero potuto. Anche qui ci troviamo di fronte ad una distorsione del testo originale che racconta le vicende di Andronico. Sappiamo che gli vennero assegnate molte città nella Russia sulle quali poteva esercitare il suo dominio, e qui veniamo a conoscenza di un dettaglio interessante. Ancora Matteo ci dice che Gesù cominciò a rimproverare quelle città in cui erano state fatte la maggior parte delle sue gesta di potere. Non è tanto chiara qui la trascrizione. A cosa si riferisce quando parla delle gesta di potere che erano state fatte nelle sue città? Non so voi, ma messa così a me rimanda molto ai famosi miracoli fatti da Gesù, per cui il significato del testo cambia completamente, ed ecco che ci arriva l'aura di sacralità con cui sono stati rivestiti i testi dei Vangeli, che non sono altro che opere propagandistiche volte a ripulire l'immagine di Gesù, e cioè Andronico Comneno. Bisogna concentrarsi sulle forze militari situate nelle città. Che se ne faceva Gesù Cristo di forze militari sotto al suo comando? Questa cosa stona con l'immagine che ci è arrivata di lui oggigiorno. Invece veniamo a sapere che Gesù comandava su diverse città e non era contento dell'azione delle forze militari da lui comandate. Gesù era capo di un esercito, come sappiamo, era il Messia per questo, ovvero il comandante dell'esercito. Questo è il vero significato della parola Messia. E qui ci colleghiamo perfettamente con la figura di Andronico Comneno, che governava su molte città ancor prima di diventare lo zar, o meglio il Basileus dei Romei. Continuando con i Vangeli, Matteo ci fa sapere che Gesù giunse nella sua città natale, ma dopo aver sentito dell'esecuzione di Giovanni Battista, prese la sua barca e si ritirò nella regione di Tiro e Sidone, e da lì poi verso il mare di Galilea. Dalla Galilea poi arrivò in Giudea, entrando infine a Gerusalemme. Anche Marco ci dice che prima di entrare a Gerusalemme Gesù viaggiò molto, e lo stesso ci raccontano gli altri evangelisti Luca e Giovanni, il quale ci dice direttamente che il popolo voleva proclamare Gesù re addirittura prima che entrasse a Gerusalemme, ma lo stesso si rifiutò, ritirandosi sulla montagna da solo. Insomma, Gesù viaggiò molto, e anche Andronico fece lo stesso prima di arrivare a Gerusalemme. Visse per molti anni in esilio come persona non gradita in Lizza per il titolo. In alcuni momenti, quando faceva pace con suo zio Manuele, l'esilio si interrompeva e poteva fare ritorno a Zargrad, ma sappiamo che questi momenti non duravano a lungo, per cui la maggior parte della sua vita Andronico la passò lontano da Ioros. Coniata ci dice che Andronico viaggiò per molti paesi e terre e fuggì più volte da Zargrad per scappare da Manuele, e cioè Erode. Governò la città di Vranizzova e Velingrad nei Balcani. Per qualche tempo visse in Russia e nella Galizia. Fatta pace con Manuele, Andronico mise sotto assedio Zemun, poi governò sulla Cilicia, si trasferisce ad Antiochia e da lì scappa a Gerusalemme. Dopodiché fugge da Saltuk, il sultano di Colonia, litiga con Manuele e una volta fatta di nuovo pace riceve in comando la città di Oenoe, stabilendosi lì a lungo. Da lì entra in Paflagonia a capo di un esercito. Si trasferisce a Eraclea Pontica, poi nella città di Nicea e Nicomedia. Solo dopo la morte di Manuele, Andronico iniziò l'opera di ingegneria sociale volta ad accaparrarsi il consenso popolare per fare il suo ritorno a Gerusalemme da salvatore del popolo e dell'allora giovane imperatore Alessio II, figlio di Manuele. Andronico fece spargere la voce che l'imperatrice reggente Maria soggiogasse suo figlio Alessio, che per questo doveva essere salvato. Quindi c'è la battaglia di Carax, in cui Andronico ebbe la meglio sulle truppe governative guidate da Andronico Angelo, a seguito del quale quest'ultimo disertò unendosi ad Andronico Comneno, che poco dopo arrivò trionfante a Zargrad, e cioè Gerusalemme. Ecco le parole di Coniata. L'occidentale Maria ed il proto-Sebasto Alessio, che accoglievano gli stranieri a discapito dell'interesse di Bisanzio, incitarono alla giusta furia il settore intellettuale della società. L'opposizione nella capitale fu guidata dalla figlia di Manuele I, anch'essa di nome Maria, e da suo marito, Ranieri di Monferrato. Andronico influenzò attivamente la situazione di Costantinopoli dalla Paflagonia. Durante la Pasqua del 5 aprile 1182, Maria Comneno e suo marito fuggirono nella Basilica di Santa Sofia e chiesero al patriarca Teodosio di deporre l'odiato proto-Sebasto. Il 2 maggio, per ordine dell'imperatrice, i mercenari latini presero d'assalto Santa Sofia.
Nella città scoppiarono i combattimenti, la popolazione locale attaccò i quartieri latini e quei pochi che sopravvissero agli orrori di quel massacro, chiamato Bagno di sangue di Costantinopoli, scapparono via mare. La capitale era turbolenta, l'unico potere affidabile rimasto nelle mani del governo erano i mercenari sopravvissuti e una flotta sotto il comando di Andronico Conto Stefano. Quest'ultimo portò senza indugio le navi ad Andronico Comneno. Durante i successivi 10 mesi i senatori presero il potere e poi Andronico entrò nella capitale e si impadronì del trono. C'era bisogno soltanto di un ultimo tassello. Alessio II doveva pronunciare il nome di Andronico prima del suo. Questa fu la definitiva condanna a morte per Alessio II, che ormai non era più necessario. Pochi giorni dopo, il giovane sovrano, ancora 14enne, fu ucciso e buttato in mare. Andronico I Comneno diventò quindi imperatore dei Romei. Insomma, anche in questo caso troviamo numerose corrispondenze. A questo punto il velo di sacralità e di religiosità con cui hanno rivestito i Vangeli si va via via a togliere sempre di più, facendoci scoprire la reale natura di questi racconti che nulla hanno a che fare con la religione per come ci è stata fatta intendere oggi. So che per molti sarà una bella doccia fredda, ma se ci vogliamo appropriare di nuovo della vera conoscenza bisogna spogliarci delle sovrastrutture e dei condizionamenti che ci sono stati dati dal sistema, creato tramite consenso popolare dalle stesse famiglie che sono state sempre a capo della Chiesa. Quelle che prima si facevano venerare come dei e che poi si sono forse visti costretti a dare al popolo un cambiamento, poiché stufo di quelle pratiche molto discutibili come il sacrificio animale e umano. È stata a mio avviso un'ottima mossa politica, ma nulla di diverso rispetto a quanto accade oggi, ma ne parleremo in dettaglio in un altro video. Grazie mille per aver guardato e mi raccomando, non perdetevi i futuri video. Ormai siamo arrivati al punto di trattare il corpo principale delle vicende che riguardano sia Gesù che Andronico, andando ad analizzare gli eventi riportati nei Vangeli che ci porteranno poi all'esecuzione di questa figura e le relative conseguenze. Dopodiché andremo finalmente a capire dove era situata la vera Betlemme, dove andò Maria dopo la morte di Gesù, dove fu seppellito veramente Andronico Cristo e tante altre curiosità che riguardano la famiglia reale. Mi raccomando, lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate per farmi sapere cosa ne pensate ed iscrivetevi per non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!